Aggiornamento di calciomercato Inter, come vi avevo promesso, subito dopo l'incontro molto importante tra Inzaghi, Zhang, la dirigenza dell'Inter e dopo aver fatto le dovute verifiche su tutto quello che è emerso da questo incontro. Non è stato un incontro da baci, abbracci, pacche sulle spalle, c'è stata una discussione, c'è stato un dibattito, diciamo, sono emerse le linee guida fondamentali di questo mercato e in più sono emerse anche delle notizie rilevanti che riguardano dei singoli, in particolare occhio ad un possibile colpo di scena proprio di questi minuti su Andrea Onana, di cui parliamo all'interno di questo nuovo episodio di oggi. Amiche ed amici, passione interisti, ben ritrovate, ben ritrovati in questo nuovo episodio. Vi chiedo subito un mi piace e se non l'avete ancora fatto, clic subito sul tasto iscriviti perché sono giorni molto caldi. Come avete capito, stiamo ricevendo tante notizie confermate qui su Passione Inter. Vi terremo informati passo dopo passo anche nelle nostre dirette ogni giorno alle 19:30, per cui vi aspettiamo, iscrizione subito, è gratis e non vi perdete nulla. Non voglio perdere nemmeno tempo perché ci sono tante cose da dire, quindi vado dritto al punto con quello che è emerso da questo incontro. Oltre 3 ore di faccia a faccia. Punto numero 1 relativo a Simone Inzaghi: il discorso per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 è stato rimandato. Se ne riparlerà nelle prossime settimane perché questo vertice si è focalizzato sulla costruzione della nuova Inter e quindi sulle linee guida, come dicevo, del mercato, per capire da una parte e dall'altra che Inter sarà, che Inter dobbiamo aspettarci. E devo dire, la dirigenza ha fatto sentire la propria voce anche con alcuni appunti su questa stagione, magari li approfondiremo a parte. Anche Inzaghi però si è fatto trovare pronto e si è presentato al tavolo della trattativa con le spalle coperte, con le sue richieste di Inter competitiva e di rosa all'altezza degli obiettivi che sono stati prefissati. E quali saranno questi obiettivi? Quali sono gli obiettivi? Punto numero 2. Lo scudetto innanzitutto è un qualcosa di praticamente dichiarato o quasi, e poi ovviamente superare il girone di Champions dove l'Inter sarà in seconda fascia e ottenere il meglio possibile in tutte le competizioni in generale. Per fare questo, punto numero 3, Inzaghi vuole la conferma dei nomi che ritiene fondamentali in questa rosa e ha individuato insieme alla dirigenza le lacune principali da sistemare. Ma con quale budget? Questa è la domanda che si fanno e che tutti mi fanno in queste ore, in questi giorni. È il punto numero 4. Lo abbiamo detto lunedì, lo abbiamo detto nelle scorse settimane, lo ribadiamo ancora una volta oggi. Il cammino straordinario che l'Inter ha fatto in Europa ha portato sì tanti soldi nelle casse dell'Inter, ma il bilancio in chiusura al 30 giugno, tra pochi giorni, sarà ancora una volta un bilancio che chiuderà con un meno 70 o un meno 80, quindi con un rosso che è in costante diminuzione, ma comunque un rosso importante. Quindi dal 1° luglio l'Inter entrerà poi nel periodo che verrà attenzionato dall'UEFA in questo settlement agreement in cui bisognerà prestare molta attenzione ai conti, quindi non si potranno fare investimenti pesanti, bisognerà anzi abbassare ancora una volta il costo di questa squadra. La buona notizia però è che se negli ultimi 2 anni soprattutto si è partiti come saldo da questo famoso meno 60, oggi si parte un po' più vicini allo zero, cioè che comunque si reinvestirà gran parte, se non tutto, il ricavato dalle cessioni, se sarà necessario ovviamente. È comunque un altro segnale di ripresa dopo gli ultimi 2 anni difficili e devo dire che tra giovani da sacrificare, tra l'altro Pirola potrebbe essere riscattato dalla Salernitana proprio in queste ore, l'Inter non dovrebbe controriscattarlo in questo momento, giocatori in partenza e altre possibilità varie, dei margini di manovra per fare un bel lavoro, anche per portare in casa dei giocatori da valorizzare e poter fare quel famoso player trading, dei margini di manovra, ecco, ci sono. In questo senso, ho già letto tantissimi commenti sotto i nostri ultimi episodi e non solo. Io davvero con il cuore vi faccio un invito molto importante in vista di questo mercato, quello di non soffermarvi su ogni singola voce di mercato, non concentrarvi solo sul ogni nome, non sbilanciamoci troppo su ogni nome che verrà fatto quest'anno e su ogni singola operazione. Forse devo dire a maggior ragione quest'anno è importante secondo me avere chiaro tutto il quadro, avere in mente il quadro completo, giudicare quindi solo quando poi tutte le operazioni saranno concluse, nel senso che
non possiamo secondo me soffermarci, a maggior ragione oggi, solo sul fuori questo, lo sostituiscono con quest'altro, non va bene, va bene, non va bene, non va bene. Ecco, non possiamo fare questo, bisogna tenere a mente il disegno dall'alto, tutta la composizione e solo a fine mercato secondo me saremo in grado di capire tutto e di poter dare un giudizio sulla rosa che comunque sarà allestita per lottare al vertice e per lottare per vincere. Bisogna fare un po' come si fa al fantacalcio, quando costruite la squadra, ci son degli incastri che poi andranno a comporre la rosa completa. Quindi lo ripeto per essere chiaro, i giudizi totali sul mercato li faremo alla fine, quando tutto sarà andato al proprio posto. A livello di notizie singole invece, quali sono gli ulteriori sviluppi di queste ore, quindi che possiamo confermare con le adeguate verifiche che abbiamo fatto con Passione Inter? C'è stato innanzitutto un incontro con il Sassuolo per Frattesi, il fatto che come prima cosa subito dopo un vertice in dirigenza si programmi un incontro di mercato in entrata è una buona notizia, credo. Sono un pochino disorientato sinceramente, come dicevo l'altro giorno, su quella che è la strategia a centrocampo. Per questo motivo ribadisco, aspettiamo di avere il disegno completo, perché intanto su Frattesi vedo che i principali quotidiani non solo dicono che l'Inter si senta pienamente in corsa, pienamente in trattativa e anzi addirittura forse in vantaggio nella corsa a Frattesi, si lavora con la possibilità di inserire soprattutto mulattieri in questa operazione, valutata l'affare Frattesi circa 30 milioni di euro. L'Inter va avanti a prescindere da tutto, a me risultavano, mi continuano a dire Roma e Juventus, due insidie molto pericolose, però stiamo a vedere. Nel frattempo però arrivano anche altre conferme sulla volontà di fare un tentativo per Milinkovic-Savic, che però lui sì pare più legato all'uscita, in particolar modo di Brozovic, che anche qui non è però scontata. Quindi in questo momento se si va sul doppio colpo Milinkovic, Savic e Frattesi con la partenza di Brozovic, non credo possa partire solo Brozovic, quindi a questo punto mi viene qualche dubbio magari soprattutto su Aslani, che è un pochino più di contorno in questo momento. In ogni caso stiamo divagando, ribadisco, aspettiamo il quadro completo, rimaniamo sugli scenari attuali e sulle notizie confermate. Il prossimo appuntamento più importante sarà inevitabilmente quello contro il Chelsea, quello sarà il vero bivio dell'estate dell'Inter, secondo me. L'incontro Inter-Chelsea può svoltare tutta l'estate e cambierà tante cose, a prescindere, in ogni modo, ecco, come andrà. Ci sono tantissimi nomi sul tavolo, abbiamo fatto un approfondimento completo sul nostro sito passioneinter.com, qui mi concentro solo sulle 3 piste principali da seguire, poi però ce ne sono molte altre e attenzione alle sorprese. Lukaku, in primis, Inzaghi vuole confermarlo. Lukaku ha rifiutato un'offerta molto ricca dall'Arabia Saudita e ha come priorità la permanenza all'Inter. Numero 2, l'Inter vuole anche Koulibaly ed è individuato come forse il profilo principale con cui andare a sostituire Skriniar. C'è però da trovare un incastro economico non semplice. E terzo, dicevo in apertura di un possibile colpo di scena su Onana perché Onana è sempre in orbita Chelsea, l'Inter chiede almeno 60 milioni di euro. Poco fa, però, hanno annunciato in Inghilterra che il manager del Chelsea, Pochettino, vorrebbe confermare Kepa come primo portiere in questa nuova stagione in cui appunto Pochettino sarà alla guida del Chelsea. Questo potrebbe essere un cambiamento piuttosto importante. Se mi confermi Kepa, non credo che il Chelsea possa investire 60 milioni di euro o quello che sarà su Onana. Attenzione, perché poi ci sono anche altri club interessati sempre su Onana, però questo era uno degli argomenti principali. Vediamo che cosa accadrà quindi in questo incontro tra Inter e Chelsea che avverrà a giorni, tutto ruota attorno a questo che sarà il tavolo principale dell'inizio dell'estate dell'Inter. Per il resto Acerbi va verso il riscatto, Devray rinnova nelle prossime ore come avevamo preannunciato, c'è un tentativo, comunque si va avanti anche su Carlos Augusto con Gosens che quindi come vi abbiamo detto potrebbe essere in partenza soprattutto destinazione Germania, ma ve lo raccontiamo già da settimane. Ci sono altre notizie sull'attacco, su Luke Bacchio, su un portiere molto promettente preso, ne parliamo però sul sito passioniter.com e in diretta alle 19:30 come ogni giorno. Nei commenti vi chiedo qual è secondo voi la vera priorità del mercato dell'Inter in questo momento. Voglio sapere da parte vostra la vera priorità sulla quale l'Inter deve lavorare in questo momento. Vi ricordo di fare un salto su passioneinter.club dove le notizie arrivano prima. Se volete sostenerci iscrivetevi su passioneinter.club, tenete attivo, tenete acceso il motore di Passione Inter. Vi lascio in descrizione un altro approfondimento
appuntamento da non perdere lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.